La straordinaria stagione di scavi del santuario etrusco romano del Bagno Grande di San Casciano dei Bagni ha avuto seguito anche nel 2024 con la comunicazione mediatica ormai centellinata centralmente a suon di esclusive, le prossime saranno Rai, e l'intera panoplia di presenze istituzionali, ministro, presidente di regione, vertici del ministero e via di questo passo. Giusto così, il sito è praticamente una miniera di informazioni archeologiche che una volta tanto si presta alla spettacolarizzazione e quindi decisamente non ci si tira indietro. La notizia archeologica è l'individuazione del temenos, ossia il limite del recinto sacro attorno a quelli che dovevano essere gli edifici di culto oltre la vasca, la cui parte più antica è ora messa in luce. Usiamo le parole del comunicato degli archeologi. All'esterno del tempio sono stati portati alla luce gli strati di vita e soprattutto i resti di doni e cerimonie che avvennero nel corso dei secoli, ma all'interno della vasca sacra che la stratificazione dei doni votivi continua a restituire un contesto assolutamente unico, protetto dall'acqua termale e dal fango argilloso. La campagna di scavi del 2024 è stata particolarmente fortunata. Con oltre 90 studenti e studentesse da tutto il mondo abbiamo indagato assieme alla sovrintendenza il deposito votivo, il cuore del deposito votivo, le offerte che per oltre 800 anni furono poste all'interno della vasca sacra, e quest'anno la grande novità è nel tipo di offerte. Abbiamo oggetti in oro, tra cui una meravigliosa corona, anelli, foglie d'oro stesse e poi centinaia di uova, alcune delle quali integre, che dimostrano la velocità con cui furono deposte nell'acqua calda e poi allo stesso tempo il senso del potere di generazione che ha l'acqua stessa. E sul fondo della vasca, oltre 4,80 m di profondità, un'intera stratificazione di serpenti in bronzo, il senso stesso della natura della sorgente. 4 nuove statue, poi braccia, teste votive, gambe scritte assieme a strumenti del rito come un'elegante lucerna, piccolo toro in bronzo e così via. Ebbene, poi la quantità enorme di monete di età repubblicana imperiale, ormai più di 10.000 rinvenute nel santuario, ma accanto al bronzo il rivenimento di una corona e di un anello d'oro si associa alla moltiplicazione di aurei romani. Al di là dei tanti preziosi, sempre di più sono forse le iscrizioni il vero tesoro, sia in etrusco che in latino. Voti che recano il nome etrusco di Chiusi, Cleusi, accanto alle dediche alle ninfe, alla fonte calda, Flere Avens in etrusco, giuramenti sulla fortuna e sul genio dell'imperatore e molto altro. Un bimbo augure ad esempio a una lunga iscrizione in etrusco sulla gamba destra, poi un nudo maschile tagliato in due esattamente come reciso dal collo ai genitali da un taglio chirurgico, scrivono gli archeologi. Sono alcuni dei tanti indizi di religiosità quasi indiretta svelata agli studiosi, riti che andranno attentamente studiati e messi in relazione con il territorio, perché San Casciano è un tesoro che andrà raccontato con lunghi studi, soprattutto nei prossimi anni, al di là delle evidenze materiali che le campagne di scavo intensissime stanno mettendo a disposizione. Oggi ci immergiamo di nuovo in questo straordinario contesto archeologico ma anche paesaggistico di San Casciano dei Bagni, dove le campagne di scavo condotte tra i mesi di giugno e di ottobre di quest'anno hanno consentito il rinvenimento di altri reperti archeologici di straordinaria importanza, perché la vasca grande ed il fango delle acque termali, che ha conservato perfettamente i reperti antichi, ha consentito di scoprire nuove statue di bronzo che arricchiscono la conoscenza di questo santuario, e anche numerosissimi reperti organici, in particolare uova, frutta, pigne, che arricchiscono la nostra conoscenza sulla tipologia delle offerte che venivano dedicate agli dei per ottenere la guarigione dalle malattie. Si presenta oggi il progetto museale del nuovo museo di San Casciano, un museo che sarà in un palazzo storico, ma che è ovviamente collegato con il parco archeologico. Un progetto in un palazzo storico, ma un progetto allestitivo contemporaneo all'insegna delle tecnologie, della multimedialità e soprattutto dell'accessibilità. Come Università per Stranieri di Siena acquistiamo il primo edificio fuori del mura di Siena e lo facciamo qui a San Casciano dei Bagni. Sarà una foresteria e sarà un hub della ricerca archeologica. Crediamo che accanto alla conoscenza dei contesti archeologici, dei contesti antichi, si debba vivere il contesto attuale,
e che il nesso fra la città dei vivi a San Casciano e la città degli studiosi e la città degli scavi debba essere rinforzato, per cui essere qua ha anche questo significato, accanto alla ricerca, la cosiddetta terza missione, cioè la ricaduta sociale della conoscenza che si costruisce. Questo è un progetto che nasce in una comunità straordinaria, con dei ritrovamenti di rilievo non locale ma nazionale e aggiungo internazionale, e che ci inducono come Ministero della Cultura a sostenere tutto il progetto con la sindaca Carletti affinché i beni ritrovati e l'area archeologica vengano valorizzati e la struttura museale prenda forma nel più breve tempo possibile. Si tratta di un progetto di grandissimo rilievo per noi.